Adesso facciamo mescoliamo bene. Ok, vediamo. Queste sono le olive cattive che abbiamo raccolto. Cattive, quelle le buttiamo via. Sono... Adesso aspettiamo che si depositino e buttiamo via solo quelle che galleggiano da sole. Vedi che ce ne sono ancora che galleggiano. Quello vuol dire che hanno dei buchini. Ok? Sì, dovete fare tanto lavoro per scoprire che sono cattivo o no. Esatto, però ormai quelle che galleggiano, queste qua abbiamo già fatto fare tanti giri, sono quelle... quindi posso pigliare tutte quelle che galleggiano. Quelle che proprio sono a galla galla solo, esatto. Allora, adesso l'abbiamo lavata, la prima abbiamo tolto le prime che galleggiavano, che potevano avere bocchini o larve. Adesso una a una togliamo questi qua, i legnettini di attacco, e li buttiamo lì da parte e eliminiamo anche tutte le olive che vediamo che non sono a posto, che hanno buchini, che sono un po' mollicce anche, quando sono troppo mollicce, che non sono belle sode, le eliminiamo, E il mio bimbo mi dà una mano a fare questo lavoro, vero? Sì, anche che non lo vogliamo fare. L'alternativa qual è? Di togliere tutti i rametti del mondo. No, esagerato. L'alternativa di oggi qual era? Fare subito i compiti. Cosa vuoi fare? Vuoi fare i compiti? No. Li facciamo dopo? Sì. Quando finito questo... Ci riposiamo un po', facciamo pranzo, perché tra un po' adesso mamma va a fare da mangiare. E poi facciamo i compiti. E poi facciamo anche i compiti oggi, sì. Però facciamo un po' e un po'. Ok? Questo, se vedete, è un'oliva cattiva. Fai vedere, aspetta. Ah sì, quella è proprio brutta. Quella la eliminiamo proprio. Bravo, esatto. Le olive cattive devono avere praticamente dei buchi. Dei buchi? Oppure se le mettete in acqua galleggiano. Galleggiano, esatto. La prima cernita è quella del galleggiamento, si buttano via quelle che galleggiano, che vuol dire che hanno sicuramente qualcosa dentro, un po' d'aria, qualcosa, quindi o delle larve, sai che di animaletti, della mosca, oppure comunque non sono più sane. Queste anche non è detto che siano tutte sane, vanno controllate adesso con lo sguardo a occhio. L'altra cosa è che voi siete fortunati che non avete una mamma così. Perché? Cosa ha fatto la mamma? Perché fai lavorare i bimbi. Faccio lavorare i bimbi, ti insegno a fare un lavoro, ti può essere utile da grande. Ma di solito le altre mamme lo fanno lavorare praticamente a 12, 13, 14 anni. È vero, lui non ha neanche 10 di mo', sono piccolo. Ce n'è 9 e mezzo. Vabbè, ti insegno a fare una cosa, poi dopo impara l'arte, la metti da parte, la più grande ti servirà. Ok? Più cose impari, più cose sai quando sei grande. E puoi scegliere meglio che lavoro vuoi fare. Ascolta una cosa. E ma chi è che vuole fare il video però? Papà. No, chi è che vuole fare il video quando facciamo i lavori di cucina? Io. Ah, ecco, mi pare. Va bene, dai. Io praticamente che vorrei cucinare, no? Adesso tanto ho già in programma di fare altri 2 dolcini, li vuoi fare con mamma? Sì. Allora, mettiamo un po' di strati. Potete fare, se avete questi vasi giganti, se no vanno bene anche delle terrine, non di plastica, meglio di vetro o d'acciaio, né plastica né alluminio, perché col sale la plastica assorbirebbe e l'alluminio col sale grosso non va bene, che rilascia le particelle dell'alluminio. Meglio stare sempre o su vetro o su acciaio. Alternate gli strati, poi in cima gli lasciamo un po' di spazio per poterle muovere, perché andranno mosse tutti i giorni, per una quindicina di giorni. Direi che tutte sono fatte. Lasciamo un po' di spazio in cima e copriamo con un po' di sale grosso. Ecco qua.
chiudiamo, li facciamo tutti e due, poi dopo vanno fasciati intorno per essere lasciati al buio, cioè vanno messi in una cantina, ma io li tengo più che altro dove li posso muovere diverse volte durante la giornata, quindi sempre a vista, e li copro con dell'alluminio per evitare che stiano alla luce, troppo alla luce. Questo sale grosso serve ovviamente per purgare le olive, perché perdono tutto il loro amaro, poi andranno lavate alla fine. Queste sono olive che sarebbero quelle da olio. Io faccio due preparazioni base che poi utilizzerò per fare la pasta. Sono anche buone da mangiare così, solo che sono poco carnose, vedete, sono piccoline come olive. Con l'ultimo strato le copro bene bene. Allora, adesso scoperchiamo le olive, alziamo un pochino qua da un lato, che gli facciamo lo spazio per far uscire l'acqua. Vedete le olive? Si vedono benissimo le olive. Sì. Prima quando Dopo lo giriamo tanto, adesso facciamo solo per togliere l'acqua prima. c'è così tanto sale grosso che non si vedevano nemmeno. E perché vanno coperte, perché sennò quelle che stanno scoperte poi prendono la temperatura brutta. Allora si fa così, si mette un po' storto e si fa andare giù un po' di sale, ma soprattutto adesso arriverà il liquido qua da noi. Sì, si vede un sacco. Come avevo già fatto venire giù gli acqui, si vede? Sì. E mo? Viene anche più forte? Sì, moltissimo. Si tira giù tutto il grosso dell'acqua. Ecco qua, adesso comincia già a sgocciolare, ha finito. Ok. Significa che ce n'era poco. Beh, ce n'è sempre poca, perché quest'acqua qua in realtà è l'acqua che perde l'amaro Sì. delle olive. Adesso Capito? vedete come si è spostato? Hai visto tutto? Tutto. Adesso cosa facciamo? Mescoliamo bene le olive. Sembra il rumore della neve quando la raccogli con un cucchiaino. E la neve, vero? Sì. Ecco. E poi quelle che restano in superficie, invece che lasciarle scoperte, gli aggiungo un po' di sale grosso. Altro sale grosso. Sì, perché tanto poi questo verrà lavato via. E per evitare che stiano delle olive scoperte, vedi? Così. Poi gli mettiamo Un'oliva scoperta. il suo Oppure coperchio. 2 a 1, vabbè. Ok? Adesso ti faccio vedere che facciamo anche il vasetto. Volevo vasetto? E adesso ti faccio vedere, abbiamo anche Posso farlo vedere? questo vasetto qui. Questo, sì. Sì, facciamo il cambio, spostiamo il tegame. Ora si può fare sia col tegame che col vasi. Io ho fatto un po', ma tanto non cambia niente, è solo per far prima. Con i vasi ho un altro sistema perché non si riesce a passare bene. Si fa così. Gli metto questo, la rete di protezione, e così va giù l'acqua, vedi? E non perdo olive. Io l'avrei fatto all'incontrario. Cioè, qua c'è meno acqua perché ci sono anche meno olive. Io vedi? sempre, Visto? sì, sempre così, ma l'avrei fatto invece quello invece di tenere in testa in giù, l'avrei tenuto in testa in Poi ti su. faccio vedere che adesso le scuoto. Posso scuoterle io? Un attimo, allora tu scuoti il prossimo, Finiamo di fare il video, e poi gli mettiamo sopra dell'altro sale. Vedi che adesso ci sono le olive scoperte dal sale. Vedete? E noi cosa ci facciamo? Ci mettiamo dell'altro sale. Aspettate, avete un pochino di pazienza. Vedete, adesso arriva tanta neve. E che sarebbe il sale, ma non sale normale. Sale grosso. Sale grosso, esatto. Come bravissimo. vedete, quello che è uscito fuori, Va buttato. Ecco fatto. vedete che è più grosso di quello Ecco qua. normale? Visto com'è? Sì. È bello coperto sopra. E poi sono tutte coperte. Quando fanno dell'altra acqua, svuotiamo l'acqua, Mhm. rimuoviamo, ricopriamo col sale. Sì. Ora dobbiamo preparare i nostri tappi e vasetti. Allora, i tappi riempiamo questo d'acqua e deve bollire 10 minuti.
quindi aspettiamo un attimo, perché prima dobbiamo mettere i vasetti in lavastoviglie, che gliel'ho già messi io, se no vi faccio vedere anche che metto la roba in lavastoviglie. Ok, vasetti e anche i pressini. Gli faccio fare un bel lavaggio, poi dopo i pressini li mettiamo coi tappi a sterilizzare, però intanto un bel lavaggio, visto che sono nuovi, vanno fatti. Allora, dopo aver controllato, si parte con lavare prima di tutto le olive, quindi si lavano le olive, dentro si toglie tutto il sale grosso, poi si mettono in una bacinella pulitissima e che si riempie d'acqua per fare un altro passaggio. Quindi cominciamo, facciamo scorrere l'acqua e cominciamo con mettere giù le olive. Ok, e una alla volta ogni vaso facciamo scendere il sale grosso e laviamo bene tutte le olive. Attenzione che poi il sale grosso finisce sotto, quindi deve essere scosso bene per togliere, vedi che ce ne sono ancora qua sotto, per farlo passare ai buchini e levarlo completamente dalle olive. Utilizzate l'acqua fredda, mi raccomando, ci va un po' di più, ma non si fanno sbalzi di temperatura. Ora prendiamo le nostre olive, le passiamo nella ciotola e intanto che apriamo gli altri cominciamo a dargli un secondo lavaggio. Ecco qua. Perfetto. Adesso riempiamo bene d'acqua questa qui e poi vado avanti con gli altri 3 vasi, ci rivediamo tra qualche secondo. Ok, ora che ho finito di mettere a bagno tutte le olive, bene, i primi vasetti sono pronti, mettiamo i coperchi e i pressini in acqua bollente. Vai. E li facciamo bollire anche questi un bel 10 minuti. Facciamo l'ultimo passaggio e stendiamo le olive per asciugarle su questo canovaccio, però gli facciamo l'ultimo passaggio in acqua corrente, poca alla volta. Ok, adesso mettiamo giù un po' delle olive, anche l'acqua alla volta, le facciamo correre un attimo sotto l'acqua che si lavano bene, poi olive marroni, hai visto? Perché poi mettendole col sale, che rumore soddisfacente, sono sempre soddisfacente. Ok, le mettiamo qua ad asciugare un po', ok? E poi si prende anche l'altra metà. Andiamo con l'altra metà. Tutta stavolta. Non lo so se ci sta tutto, perché non vorrei poi caricarlo troppo. Farei 2 giri io. Perché poi quando li faccio saltare così, se no rischiamo che saltano fuori. In effetti. Stare attenti alle quantità che si usano. Allora, mettiamo un po' le olive. Andiamo con la seconda parte. Adesso devono essere belle pulite, la cosa principale è che siano belle pulite e poi anche asciugate. Un secondo, sei il mio videomaker. Allora adesso le scuotiamo bene che perdono quel po' d'acqua che hanno sul fondo nel tessuto, così l'ho asciugata per bene, le rimetto dentro che lavate e asciugata. Prendiamo queste ciotole carine. Oh, queste no, codanti. Questi vasetti, io pensavo queste. No, adesso queste. Così e anche questa. E dividiamo un po' la quantità delle olive nelle 3 ciotole. Ok? Allora, prima i nostri cavalli di battaglia che metteremo. Allora, un bel po' di olive, solo con olio extravergine d'oliva, sempre il nostro olio. Questo facciamo un esperimento
voglio fare 2 o 3 vasetti con gli agrumi, ok, e le spezie. Allora, qua ci mettiamo un bel po' di aglio secco. Ah, sembrano patatine. Sembrano, vero? Dalle rumore. E anche peperoncino secco. Allora, sia l'aglio che il peperoncino li ho essiccati io, quindi sono fatti in casa, però preferisco secco, così evitiamo Con l'olio sempre. Come? Guarda che se è fatto. Se è fresco dentro ci potrebbe Guarda che essere si è delle fatto prima, ma con un po' di piccante. piccante e aglio anche, giusto? Sì. Ok, così. Ora, visto che abbiamo mescolato il piccante, questi 2 qui, questi 2 cucchiai, Sì. li lasciamo qua dentro, perché sennò poi finisce che anche quello con l'arancia, se no ci diventa piccante, non va bene, ok? Che senso quello con Quelle che lì metteremo le scorzette d'arancia, ok? Ok. Allora mettiamo un po'. Allora, l'arancia e il limone mi raccomando è biologico, ok? Così li compriamo. Che significa biologico? Biologico significa che non hanno utilizzato dei prodotti durante la coltivazione e dei prodotti nocivi per la salute. Di conseguenza la buccia, in questo caso, è buccia edibile. Che significa? Vuol dire che si può mangiare. Ah. Quindi si può Perché questa ingoiare. in effetti, oltre che essere biologico, anche la buccia edibile. È quella che compriamo al GAS, il gruppo solidale d'acquisto. Mamma, quando metti. Mentre i limoni sono i nostri. Mamma, quando metti le dita vicino al grattuccio. Ma la grattugia fine. La grattuccia amore. mi fa prendere un colpo. Vabbè, ma una grattugia fine. Vedi guarda quanto bello. Con Wow. l'arancione. Adesso va anche con il giallo. Adesso facciamo quale col limone. Ma il limone è più importante dell'arancia. Perché? Perché ha praticamente una faccia con un occhio. Vieni un po' a sentire che profumo che hanno questo limone e questo arancio. Aspetta. Senti sulle olive che odore che fanno insieme? Ah. È una ricetta che voglio provare, se viene bene. È un tentativo, quindi lasciate magari nei commenti se l'avete già provata, se volete sapere com'è andata. Tra una settimana la proviamo, la lasciamo stare per bene in vasetto una settimana. Allora, semi di finocchio, vado? Sì. Ecco che gli danno quel aroma un po' dolciastro, ma non troppo dolce. Per esempio, avevo pensato anche all'anice, ma ho idea che sia troppo dolce. Adesso ci mettiamo un bel po' di olio. Olio, ok. Anche questo fa un odore. Tutti insieme. Oddio, Mi sta sembra. venendo fame. Okay. Allora potremmo pure mangiare, mamma, se vuoi. Ma tra una settimana. Adesso le mettiamo per bene l'infusione. Facciamo dei bei vasetti. Un paio di vasetti vengono qua, ok? Va, a posto. Adesso la lasciamo mezz'oretta. Intanto tiriamo fuori. Questa la sposto da qui. Prendiamo il tegame dei coperchi. Vieni. Coperchi e pressini. Mamma, questo è ostinante. È abbastanza, bisogna stare attenti. Se non sapete cosa significa ostinante, ve lo spiego io. Lo sapranno, figurati. No, alcune persone non lo sapranno. Davvero? Forse. Cosa vuol dire? Significa allora? che è così tanto potente che vi potete anche fare bruciare. Come fosse che toccate la lava. Esatto. Allora, abbiamo sterilizzato bene. Quindi state tappi. molto attenti. Sì, adesso poi li giriamo tutti a testa in giù. Intanto li facciamo asciugare, raffreddare un po', se no mamma si ustiona davvero. Adesso li apriamo a testa in giù sull'asciugamano pulito e sterilizzato sempre. Tutto così. Come sapete sempre Sempre sterilizzare tutto. Anche se dopo lo pastorizziamo, comunque è sempre meglio sterilizzarle queste cose. In forno abbiamo a sterilizzare gli altri vasetti, lo metteremo qua dopo. Okay. A cominciare a invasare, cominciamo con quelle aromatizzate. Togliamo questo pezzo. Questo è l'esperimento, giusto mamma? Questo è l'esperimento. Lo esatto. sapevo. Questo qua, usiamo questi vasettini qui. Allora, prima di tutto riempiamo bene i vasetti
fino un bel po' pienotti, diciamo. Ne facciamo, direi, un 5. paio, ma che 5, non venga mica 5. Ne verranno, adesso facciamo, le riempiamo così, vediamo quanti ne vengono alla fine. 2 o 3 ne verranno. In effetti. Vediamo. Però quelli che vengono un po' troppo sopra il bordo a me non mi piace. Allora 2,5. Vediamo, Vorrei dire che 2 o 3 ci toccheranno, no, vabbè, ci stanno. Ok. Giusto, guarda. Ma che occhio però, mamma, ogni tanto. Ecco, anche perché tanto dopo vanno un po' pressate, mettendo a parte quello lì. Allora, adesso facciamo così, che vanno un po' giù per bene, poi ci mettiamo i pressini sterilizzati, bastano questi piccoli. Allora, di solito si possono mettere sia così che così, adesso questo è molto pieno, direi che così non mi ci sta, quindi mettiamolo incastrato, che va bene lo stesso, tanto l'importante è che fa l'effetto per tenerlo sotto l'olio, ma adesso riempiamo bene con l'olio, che vediamo di fare in modo che l'olio vada, vedi, va giù piano piano. Adesso ecco, adesso arrivano su tutte le bolle, vedrai che un po' l'olio cala, un pochino. Allora, praticamente, man mano che si fanno, questi si prendono, si mettono dentro questa caldaia o comunque una pentola d'acciaio d'alluminio. Ok. Poi vanno intervallati con questi stracci, dopo vi faccio vedere, e riempiti d'acqua perché voglio fare una pastorizzazione. Adesso, visto come li metto così, li tengo separati. Poi adesso facciamo quelli con l'olio semplice, solo olio. Va bene? Sì, questi sono 5, quelle 6. base. Adesso riempiamo tutti questi vasetti, non stiamo a far vedere tutti i vasetti che si annoia la gente, giusto? Sì. Allora io comincio a fare i vasetti di olive, d'accordo? Sì. Ok. Posso bloccare? Sì, va bene, tanto si fa con lo stesso sistema, si riempono bene fino all'ora. Immaginatevi come si è fatto prima, ma con queste olive. Qui hanno solo l'olio, non hanno nessuna spezia. Allora, cominciamo. Allora, questi sono quelli piccanti. Mi bruciare. Gol! Piccantissimissimi. Infatti si vede da. Si vede da. Si vede? Qua. Certo, c'è il peperoncino, c'è l'aglio, vero? Tutto qua. Tanti. Ne possiamo mettere di nuovo. Di sicurezza avevo lavato, quindi va bene. Ok, riempiamo con l'olio. Questo ce ne vuole un po' di più, giusto? Di solito. Mamma è una mano libera, ha ragione. Vabbè, Blocca, lo faccio io per l'altra volta. Ce ne va tanto di olio qua perché sono vasi grandi. In effetti. Allora, sono andate praticamente per tutti questi vasi 2 litri d'olio extra, oltre a quello. Invece in quello di prima ce ne volevano 2,5, giusto? No, è lo stesso, tanto è un litro, questi sono da litro. Okay. 1 litro l'abbiamo usato prima, questo è il secondo litro che ho preso del nostro olio. Ok? Sì. Dovremmo riuscire ad arrivare alla fine dei vasetti, adesso vediamo, se non ne prendiamo dell'altro e correggiamo la quantità. Mi sa che forse ce la possiamo fare. Forse. Che lo so. In effetti. Adesso vediamo di quanto vanno giù perché deve essere proprio pieno fino quasi al bordo. Comunque il pressino deve essere coperto, quindi vedi che stanno facendo le bollicine ogni tanto che viene sull'aria. Sì. Quindi dobbiamo aspettare che va giù tutto l'olio per bene. Da. Che fa come l'acqua, no? Il liquido va in fondo. Facciamo l'ultimo e poi vediamo col pressino. Ok, allora questo è già bello pienotto. Questo direi che belle bollettine. viene sul pressino, ma è già bello pieno di olio. Adesso dobbiamo solo chiudere i Con i cosi. tappi. Abbiamo uno grande,
uno grosso e tutti questi più piccolini, i tappi direi, come i pressini anche i tappi. Adesso li appoggio tutti sopra chiudendoli un pochino, ma poi dopo vanno chiusi forte con gli straccetti. Ok, allora adesso mettiamo prima quelli piccanti di qua. Sì. Li tengo anche separati, che non si sa mai se per caso qualcuno perde. È fatto apposta, no? Questo controllo, diciamo. Ok, allora questi sono i piccanti, li tengo un po' più larghi perché ci devo mettere i tessuti. Guarda, così. Si mette del tessuto per evitare che durante la bollitura battano troppo, ok? Battano troppo tra di loro i vasetti, sennò si potrebbero rompere, va bene? Sì. Ok, vai. Un po' d'alternanza, diciamo. Mettiamo un altro piccolino tra quelli lì. Così, così e così, giusto per sicurezza. E poi si riempie d'acqua fino a qualche centimetro sopra il vaso più grande, più alto. Vedete che sono tutti sotto l'altezza? Ok, e una è fatta. E questi sono quelli che è soltanto olio extravergine d'oliva, olive in olio extravergine d'oliva, senza nient'altro, ok? E per ultimo dobbiamo fare quello degli agrumi, che ne abbiamo fatti solo 2 vasi, quindi prendo questo piccolino, dovrebbe essere più che sufficiente per vedere che stanno bassi. Esatto. E posso fare io adesso la doccina? Va bene. È vero. Ah, questo piccolino lo vuoi far te la doccina? Sì. Ok. Perché Mettiamo se in mezzo. no... Vabbè, non lo voglio dire. Così. Vediamo che tocca il fondo, però se no mi sta troppo in alto. Vediamo così, ecco, per non toccare in fondo il vaso. Allora, facciamo cambio di... va bene, facciamo cambio. Vai, passa sotto. Aspetta che però tieni qua che ti sposto quella caldaia lì che è pesante, amore. Tieni Aspetta, questa. mamma. Facciamo un lavoro di equipe. Io aspetta, sposto questa di qua. E poi la quella metto va... lì. Così siamo a posto. Di qua. Ecco qua. Ok, riempiamo d'acqua quella piccolina. Piano piano, con delicatezza. Acqua fredda, eh? Sì, bravo. No, va bene, è perfetta. È fredda? Attento appena qualche centimetro sopra. Basta così? Sì, basta così. Bravo. Gli mettiamo il coperchio. Grande. Perfetto. E poi l'appoggiamo qua, sopra. Ce la fai? È pesante? Bravo, sui fuochi, esatto, grazie. Adesso io li accendo e li facciamo bollire. Quando li copriamo tutti con il coperchio. Mamma, posso dire una cosa? Dimmi, chiedere una cosa a quelli che stanno guardando il video? Sapete cosa serve questo buchino? Se non lo sapete, ve lo dico, serve per andare aria fuori, se no il vasetto si spaccherebbe o se c'è dentro del cibo si andrebbe a male. Addirittura, no, più che altro si potrebbe rompere questo. Bravo, il vetro, il cristallo del coperchio. Non è vetro, è... Questo è vetro. No, non è plastica, questo è vetro. Va bene. Dai, ok. Allora adesso io accendo tutto, li copro con la coperchia, accendo tutto. Quando bollono 30 minuti al minimo, che siamo sotto i 100 gradi, su 100 gradi, e dopo sono pastorizzate, ok? Basta.